In questo video provo a rispondere alla domanda: esiste il miglior microfono per podcast? La risposta è no. Quindi se hai fretta o volevi semplicemente sapere se sì o no, la risposta è no. Se invece vuoi la risposta completa, quella più lunga, quella esauriente, allora questo video è per te. Facciamo prima due premesse fondamentali. Allora, la prima premessa è che non può esistere il miglior microfono, perché se esistesse il miglior microfono e fosse oggettivo, tutti gli altri microfoni non esisterebbero, non avrebbero senso. Perché comprare il peggiore quando puoi avere il migliore? Sì, magari il migliore costa di più, però lo compri una volta e te lo tieni per sempre sapendo che è il migliore. Quindi non può esistere il migliore, perché il migliore è soggettivo. In base a quale criterio tra i miliardi di criteri con cui si possono suddividere i microfoni, in base a quale criterio è il migliore? Su tutti i criteri? Non è possibile. Quindi chi ti dice che quello è il miglior microfono sta dicendo una sciocchezza. Secondo punto, per podcast. Ma da quando esistono i microfoni per podcast? Sì, il marketing ci ha insegnato che siccome tutti vogliono avere un microfono che appare bene, tra virgolette, in video, allora hanno fatto queste forme a barilotto, bla bla bla. Tu mi puoi dire, vabbè Ale, ma lo Shure SM7B esisteva da prima che venissero inventati i podcast. Sì, probabilmente hanno preso esempio da quello perché tutti hanno iniziato a usarlo e quindi tante aziende, Shure ovviamente facendo anche questo che è più economico, ma tante altre aziende hanno iniziato a fare quella forma perché è una forma richiesta, perché è per podcast. Tu puoi usare per podcast anche lo Shure SM58, che è il microfono più utilizzato su tutti i palchi del mondo dalle band che si esibiscono ogni giorno. È un microfono che va bene per podcast? È nato per far podcast? No, è nato per cantare. Ma ci puoi far podcast? Sì, senza alcun tipo di problema. E probabilmente il tuo suono esce molto migliore rispetto a quella schifezza di microfono che hai comprato, pensando che il microfono per podcast che hai comprato è figo. Oppure puoi usare un microfono da 7.000 euro che si usa in studio di registrazione, dove le persone, i gruppi vanno lì a cantare per incidere dischi che poi vengono venduti in tutto il mondo, e se tu hai quella forza economica te lo compri, lo porti a casa e ci puoi registrare il tuo podcast. È nato per far podcast? No. Lo puoi usare per far podcast? Sì. Spero di essere stato chiaro. Quindi 1. Il migliore non esiste. 2. Il microfono specifico per podcast non esiste. Chiarito questo, proviamo a vedere i singoli punti. Io ho qui sul mio telefono una serie di punti che voglio trattare in questo video proprio per darti tutte le informazioni possibili. Quindi vediamo tutti questi singoli punti per capire se esiste o meno il microfono migliore per podcast. Ovviamente la risposta già te l'ho data, ma ti voglio dare la motivazione. Partiamo dal fatto che tutti noi abbiamo voci diverse, e non mi riferisco soltanto a voci maschili e voci femminili, perché lì è ovviamente chiaro che sono diverse proprio per frequenze, per estensioni, per potenza e così via. Non che la voce maschile sia migliore della femminile o meno, sono diverse, semplicemente diverse. Ma all'interno delle voci maschili e delle voci femminili esistono voci completamente diverse, voci più mediose, voci più basse, voci più squillanti e così via. Quindi un microfono non può essere il microfono giusto, il microfono migliore per chiunque, sempre e comunque. Allo stesso modo, le esigenze. Quali sono le esigenze? Voglio il microfono che si veda in camera, oppure voglio il microfono da attaccare al petto, voglio il microfono che sia fuori dall'inquadratura e così via. I microfoni, soprattutto microfoni dinamici, sono microfoni che sono più colorati rispetto ad altri microfoni, probabilmente anche per il fatto che gli mancano tutta una serie di frequenze nella parte alta. Infatti i microfoni dinamici sono più o meno sempre più scuri, mediosi o scuri rispetto ai microfoni a condensatore. Appunto questi microfoni a condensatore hanno uno spettro sonoro molto più ampio e quindi riescono a darti tutte le frequenze. Quelli dinamici hanno una mancanza di frequenze molto spesso nella parte alta, medio-alta, ok? Quindi risultano più scuri o più mediosi. Quindi anche in questo caso, in base a come è la tua voce, dovresti scegliere il microfono non migliore, ma più adatto al tuo specifico caso. Quindi un esempio, se hai una voce mediosa e compri un microfono medioso, stai peggiorando la situazione. Ok? Bene, quindi come ti dicevo, i microfoni dinamici sono più particolari, puoi trovare con timbri più non voglio dire più diversi perché non si dice, ma diversi rispetto ai microfoni a condensatore che invece sono
non voglio dire che sono flat, però sono più colorati, ma soprattutto dandoti una bella risposta nelle frequenze alte. Ancora, la stanza nella quale stai registrando. Registri in una stanza trattata acusticamente o in una stanza non trattata acusticamente? Registri in uno studio di registrazione o registri in strada? Questo fa tutta la differenza del mondo, perché se hai uno studio di registrazione, quindi trattato non a caso come puoi fare normalmente, o magari con un minimo più di intenzione come ho fatto io, ma comunque non è neanche lontanamente paragonabile a uno studio di registrazione, il mio studio. Per trattare acusticamente veramente uno studio devi fare lavori, devi fare tutta una serie di cose che io non sono il tecnico dell'insonorizzazione o del trattamento acustico. Ci sono sicuramente persone più specializzate di me che possono darti informazioni, ma ti posso dire che costa veramente un sacco di soldi. Se hai uno studio di registrazione vero, allora sicuramente puoi comprare un bel microfono a condensatore, perché sei sicuro che se ci parli, se ci canti, qualsiasi cosa ci fai, verrà fuori un suono pazzesco. Se hai una stanza non acusticamente trattata, ti conviene prendere un microfono dinamico che è meno suscettibile a rumori provenienti probabilmente fuori dalla finestra, oltre il muro, al piano di sotto, oltre la porta, eccetera, eccetera. Se sei in strada, ti serve un microfono o da mettere sulla videocamera o da attaccare in petto e così via. Ok? Quindi anche l'ambiente nel quale registri è fondamentale per la scelta del microfono. Un'altra cosa è il pattern polare. Sei da solo a parlare? Siete 2 persone? Siete più persone? Volete utilizzare un solo microfono? Volete utilizzare 2 microfoni? Un microfono a testa? Questo è fondamentale, perché se siete più persone in una stanza insonorizzata, trattata acusticamente, potete anche usare un unico microfono con pattern polare omnidirezionale. Lo mettete al centro e lui riprende tutte le voci. E visto che la stanza è trattata acusticamente, non avrete grossi problemi di eco e di riverbero. Se siete in 2 in una stanza acusticamente trattata, puoi prendere un microfono con un pattern polare a 8, figura 8, riprende avanti e indietro e non hai, come prima, non hai problemi. Ma se hai una stanza non acusticamente trattata e utilizzi un microfono con pattern polare omnidirezionale o figura 8, la registrazione la devi prendere e lanciare dalla finestra. Il pattern polare è fondamentale. Sicuramente utilizzerai per lo più pattern polari cardioide o ipercardioide o supercardioide, ma anche qui c'è una differenza. E come ti dicevo prima, siete 2 persone nella stessa stanza, ognuno col proprio microfono, allora ti serve un certo tipo di pattern polare, probabilmente cardioide, perché così mettete la parte posteriore dei microfoni una contro l'altra e vi assicurate che nello singolo microfono rientri meno di quello che sta della voce dell'altra persona. Quindi ci sono tutta una serie di espedienti che con l'esperienza si mettono in pratica, però anche qui lo devi sapere prima per scegliere il microfono più adatto al tuo caso specifico. Ti serve un microfono USB o XLR? Anche qui si aprono mondi, perché il microfono XLR ha bisogno di una scheda audio, di un registratore digitale, di un preamplificatore, di un mixer, quello che vuoi, perché deve essere alimentato. Il microfono USB invece va attaccato direttamente al computer e funziona. Quindi è meglio l'USB? No, dipende, perché l'USB, a meno che non spendi un sacco di soldi, non ottieni una buona qualità, come invece spendendo poco con un microfono XLR puoi ottenere. Quindi anche lì c'è una grande differenza. Prediligi la comodità, quindi col microfono lo attacchi in giro per il mondo e funziona? Allora sicuramente USB. Hai una situazione un po' più stabile dove hai la scheda audio, dove hai tutti i tuoi effetti, eccetera, eccetera, allora ti serve un microfono XLR. La forma. Certo, la forma dal mio punto di vista chi se ne frega, però mi rendo conto che tante persone, se fanno podcast in video, prediligono una forma a barilotto come questa, perché lo Shure SM7B è il microfono iconico, bla 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 bla, e quindi tutti vogliono quel tipo di microfono, e tante aziende, tutte le case produttrici hanno almeno un microfono nel loro listino con questa forma. La forma garantisce un suono migliore? Assolutamente no, però è soltanto una questione estetica che comunque ci può stare, ok? Quindi anche la forma è sicuramente utile ed è in funzione dell'utilizzo, perché sicuramente non metti questo microfono montato sopra la videocamera, oppure non metti questo microfono fuori dall'inquadratura perché avresti un suono osceno.
Così come magari non metti un microfono, uno shotgun, quelli a fucile, non lo metti attaccato alla bocca così. Ogni microfono, anche in base alla forma, ha una specifica tipologia di utilizzo. Poi c'è il budget. È perché giustamente ognuno può o vuole spendere una certa cifra, quindi puoi spendere, non so, da 20 euro a 20.000 euro. Devi spendere per forza 20.000 euro? Ovviamente no, ci mancherebbe. Però, per esempio, se compri un microfono a 50 euro, questo microfono potrebbe essere una schifezza atomica oppure potrebbe essere un ottimo microfono. Quindi non è solo questione di spendere di più. Spendo di più, ottengo di più. Fino a un certo punto. Se spendi con oculatezza, ottieni un microfono decente. Se spendi male lo stesso budget, puoi correre il rischio serio di comprare una schifezza. Dal mio punto di vista, se registri in una stanza non acusticamente trattata, più di 200-250 euro non è proprio il caso di spendere, perché oltre quella cifra, in una stanza non acusticamente trattata, non senti il vantaggio. Ti faccio un esempio semplicissimo. Se tu spendi 200 euro per microfono, probabilmente senti che è un microfono che ti sta dando qualcosa in più rispetto a prima. Se tu spendi 7.000 euro per un microfono, non ti accorgi della differenza, anzi probabilmente suonerà peggio rispetto a quello da 200 euro, perché essendo super microfono, in una stanza non acusticamente trattata dai il peggio del peggio del peggio, e quindi tanto vale che ti tenevi il microfono da 200 euro. E poi alla fine c'è il gusto personale, e qui non ti posso dire niente perché i gusti sono gusti. Quindi puoi scegliere un microfono esteticamente o per il brand o per il modello che ti piace, magari è una schifezza, però a te piace quello, vuoi quello, quindi punto. E ci sta, qui è inutile parlarne perché il gusto personale, siamo esseri umani, quindi ci sta e ognuno sceglie quello che vuole. Spero di averti chiarito un po' le idee, di averti spiegato perché non può esistere il miglior microfono per podcast, e chi dice il contrario sta dicendo un sacco di sciocchezze. Quindi o è una provocazione, e allora ci sta, ma se una persona veramente afferma che quel microfono è il miglior microfono per fare podcast o per cantare o non lo so, per qualsiasi altra cosa, sta dicendo delle sciocchezze. Spero di averti dimostrato in questo video, ci sono così tante variabili che è impossibile dire quello è il miglior microfono per podcast. Se hai dubbi, domande, curiosità, commenta questo video e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Comunque noi ci vediamo prestissimo.